Chi può battere Verstappen? Hamilton? Sainz? Perché sì, Sainz realmente ci crede e magari ci farò un video al riguardo. Vi dico soltanto che in una gara organizzata da Estrella Galicia con i kart, Sainz ha detto che qualora dovesse avere una Ferrari top, al resto ci pensa lui, per dire. Ma se a battere Verstappen fossero Vettel o Stroll? Lo so, può sembrare una pazzia, ma lasciate che vi spieghi. Dunque, questa è l'Aston Martin. Carina, eh? Ma perché l'Aston Martin nel 2021 ha fatto così schifo? Perché con il cambio regolamentare nel 2021 è stato accorciato il fondo nella zona delle gomme posteriori e questo nel 2020 generava un forte carico aerodinamico. Non a caso era il punto di forza della Mercedes e quindi anche dell'Aston Martin nel 2020. Nel 2021 però l'Aston Martin non ha lavorato a quella parte di vettura lì. Mentre Mercedes poteva permettersi uno sviluppo parallelo, puntiamo tutto sul 2022 perché tanto cambiano le vetture e quindi si è presa la decisione di lavorare in ottica soltanto 2022. Sarebbe in teoria quindi un motivo per cui la Aston Martin l'anno prossimo potrebbe andare forte, ma il discorso non termina qui. Gran parte delle spese infatti sono state investite nel potenziamento dell'organigramma tecnico. Minchia, che frase complicata. In pratica sono stati presi degli uomini Mercedes, Red Bull e anche Ferrari. Il punto è che non erano persone di piccolo spessore. Tra questi infatti troviamo Dan Fallow e chiedo scusa se ho sbagliato la tua pronuncia. Chi è costui? È l'ex capo del reparto aerodinamico della Red Bull, che salvo procedimenti penali perché il passaggio tra Red Bull e Aston Martin non è stato molto semplice, insomma classici giochetti di Horner, in teoria diventerebbe e dovrebbe già essere, in teoria lo è, il direttore tecnico dell'Aston Martin. Chiamali scemi, si sono presi uno dei migliori uomini Red Bull, uomini Mercedes che hanno dominato negli ultimi 7 anni e uomini Ferrari che nel bene e nel male sono uomini di spessore. E già qui dico ma lo sai che? Ma non ci fermiamo qui perché vorrei un attimo soffermarmi sulla coppia dei piloti Vettel-Stroll. Analizziamo concretamente la situazione. Vettel è poi così lontano da Hamilton? È realmente più scarso dell'Hamilton migliore? O viceversa, l'Hamilton migliore è più scarso del Vettel migliore? Dovremo sederci e impegnarci nell'analizzare. Sono sicuramente due grandi piloti nella storia della Formula 1. Vettel ha un grande contro, deve trovarsi nelle condizioni. Però questo dettaglio lo analizziamo dopo, perché inserito nel discorso di dopo c'entra di più. Inoltre, Stroll è realmente così diverso da Russell? Volessimo soltanto analizzare i risultati sportivi, Russell ha vinto soltanto F3 e F2, mentre Stroll soltanto F2, quindi sarebbe un pelo sotto. Ma mi sento di aggiungere il fatto che è vero che Stroll ha portato a casa dei podi, è vero che Stroll ha fatto il salto da F3 a F1, che forse non era la cosa migliore, però nelle stagioni in Formula 1 ha alternato grandi alti con podi e grandi bassi con 20ª posizioni. L'anno scorso, tenendo in considerazione il fatto che l'Aston Martin non è andata benissimo, Stroll è stato molto costante sulla 12ª, 13ª, 14ª, 10ª posizione, ha portato a casa punti. Quando non si trovava in quelle zone era molto giù. E non è la prima volta che capita ciò. Ed è per questo che mi sento di giudicare Russell meglio di Stroll. Ma non è un grandissimissimo divario una coppia Hamilton-Russell, Vettel-Stroll. Ha un gap, ma non è enorme. Di certo molto meglio di altri team. Quindi arrivati a questo punto mi viene da pensare, ma cosa può fermarla Aston Martin? Magari rientrare nel budget cap. Può essere. E anche qui avrebbe senso. Avendo già speso molto in Aston Martin potrebbe limitare gli sviluppi. Il team conosciuto una volta come Jordan, per poi diventare Midland, per poi diventare Spiker, per poi diventare Force India, per poi diventare Racing Point e alla fine diventare Aston Martin, minchia, vanta due grandissimi risultati. Aver portato a podio 7 volte Sergio Perez nel 2020 e tra questi ci includiamo la fantastica vittoria a Sakir, che è stata una gara assurda, è il 4º posto in classifica costruttori nelle stagioni 2016 e 2017. Con un piccolo dettaglio però, con il minor budget speso in Formula 1. Ottimizzazione del capitale quindi, con l'unica differenza però, adesso noi abbiamo a capo Lawrence Stroll, il padre di Lance Stroll. E i soldi non mancano per due motivi. Il primo è perché lui ne è pieno. Il secondo è perché nel 2021 si è investito zero. Hanno speso di meno della Ferrari e a pari dell'Haas, che l'Haas proprio di che parliamo. E inoltre la stagione 2020 ci ha fatto capire anche un'altra cosa, che l'Aston Martin
non ha paura di copiare Mercedes. Che per carità può essere una cosa disgustosa per me, per te, però loro sono un'azienda, guardano i loro interessi e le multe della FIA quell'anno sono state poco salate, molto poco salate, e spesso sono riusciti a sviarsela. Andrew Green, direttore tecnico dell'Aston Martin, ha quindi una grande possibilità, come ce l'ha Binotto con Ferrari e come ce l'ha Seidel con McLaren. Inoltre, come ho già detto in questo video, lo trovate in alto nelle schede, mi raccomando diffidate dalle imitazioni, le vetture sono state progettate per accorciare il gap. Mick Schumacher non farà mai ultimo l'anno prossimo con il nuovo regolamento, a meno che non diventi d'improvviso un pilota mediocre, porterà a casa dei punti. Aston Martin quindi può seriamente rompere. Se il gap è piccolo e si piazza durante la stagione circa nella terza potenza costruttori, può togliere punti. Ed è qui che rientra in gioco Sebastian Vettel. Vettel non vince da tanto, è vero, ma ha una grande forza. Quando trova continuità è difficile da fermare. Quando trova continuità è micidiale. Qualora dovessero esserci le condizioni, l'Aston Martin può lottare per il mondiale? Io personalmente voto no. Però questo, signori, è il mio punto di vista. Mi raccomando, scrivete il vostro nei commenti e mi raccomando iscrivetevi, campanellina, social. Adios. Ciao a tutti.